Buonasera a tutti e bentornati. Good evening everybody and welcome back. Buonasera Enzo. Buonasera a tutti, buonasera Silvia, buonasera a chi è qui con noi per questo lavoro. Good evening for being here for our work. I will start translating because Jessie is a bit late. Comincio io un po' a tradurre perché Jessie arriva tra poco. Quindi buon lavoro. Bene. Tutto pronto? Bene, ben ritrovati per il nostro incontro, ormai è diventata un'abitudine. Welcome back. It's a pleasure to see you here for our meeting that became a habit. Bene, e quindi questa sera possiamo affrontare l'ultima parte della seconda conferenza di Koberwitz. Tonight we are going to speak about the last part of the second conference of Koberwitz. Qui lo Steiner inserisce un fattore nuovo, ossia l'animale. Here Steiner speaks about a new factor, a new topic, that is the animal. E parla dell'animale chiaramente in un modo non convenzionale. And clearly he speaks about the animal in a not conventional way. Sì. E lui dice che noi dovremmo conoscere quale tipo di animale e la quantità anche di animali che sono giusti per la nostra azienda. And Steiner says that we should know which kind of animal and which number of animals are the good, are necessary, are correct for our farm. Thank you. Bene. E quindi lui dice che dovremmo saper valutare, diciamo, il giusto equilibrio tra le piante e gli animali. And he says that we should be able to evaluate the right balance between our plants and animals. E traduco io con altre parole. And I translate it in different words. Questo significa saper leggere la geografia eterica e astrale di un posto. This means to be able to read the etheric and astral geography of a place, a land. Geografia. Geografia, sì, un posto, sì, of a land. Quindi per conoscere questa geografia sottile, in order to know this subtle geography, il primo livello è saper leggere le forme delle piante e degli animali. The first level is to become able to read le forme shapes delle piante e degli animali. Of plants and animals. Se fai frasi corte mi aiuti. Sembrava corta. Scusa. Va bene. E, con l'occasione do una precisazione. Speaking about it, I specify che vi sono 3, virgolette, libri che dobbiamo imparare a leggere. That there are 3 books that we should learn how to read. Come si chiamano anche come si chiamano? Quotes. Libri così. Books. We can call them books. Il primo è il libro delle forme. The first is the book of forms. Il secondo è il libro della vita. The second is the book of life. E il terzo è il libro delle leggi. And the third is the book of laws, L-A-W-S. Questo ci porta alle 3 coscienze superiori. This capability brings us towards the 3 higher consciousnesses. Immaginativa, ispirativa e intuitiva. Imagination, inspiration and intuition. Quindi lo Steiner già ci dice subito che bisogna iniziare almeno dalla coscienza immaginativa. So Steiner is saying that at the beginning we should start already from the imagination. Quindi il libro delle forme. That is to be capable of reading the book of forms. Il libro è la natura. Of course, the book is the nature itself. Non c'è un libro cartaceo. There is not a physical book. Ossia, si può anche scrivere I mean, un libro, we can write a book, ma sarà sempre riduttivo. It will be a reduction of the truth. Quando si impara a leggere le forme, avete sempre una chiave di uscita dalle situazioni difficili. When we learn how to read forms, we always have an escape key to go out from difficult situations. Perché potete guardare ad esempio come una pianta o un animale si deforma quando è ammalato. Because, for example, you can
look at the way an animal or a plant goes out from his form, so deforms, when he is healed. E quindi sapete la causa e quindi sapete, conoscete il rimedio. Therefore you understand the cause and the remedy. Va bene, allora vediamo questa sera cosa riusciamo a fare. So let's see what we are capable to do tonight. Quindi si tratta di imparare a leggere le piante e gli animali. So basically it is about learn how to read plants and animals. E trovare la giusta proporzione e il giusto tipo anche. And find the good ratio and the good kind of plant and animals for the farm. L'animale si nutrirà del foraggio della nostra azienda. Because our animal will be fed, will eat the vegetable that is produced in our farm. E quindi produrrà un letame che serve a nutrire le piante dell'azienda. And he will produce a manure that will be the nourishment for our plants. Lo Steiner dice chiaramente che se si compra un concime esterno, e questo è già una malattia per l'azienda agricola. Steiner says very clearly that if we buy an external fertilizer from out of the farm, it is the beginning of the illness for the farm. Perché mettete nell'azienda agricola un qualcosa che non è consono, ideale all'azienda agricola. Because you are inserting in your farm something that is not in resonance, is not ideal for your farm. Certamente questo discorso è un po' teorico. Clearly this thing is theoretical. Perché quasi le aziende agricole con stalla sono pochissime ormai. Because farms that have as well the stable are very few now. O abbiamo aziende che sono solo allevamento, solo stalle praticamente. Either we have farms that are only for animals. Con concime acquistato. And they buy foreign fertilizer. E quindi problemi negli animali. And they have problems for the animals. Oppure abbiamo aziende che sono solo di coltivazione senza animali. Or we have farms that cultivate plants, not animals, and they don't have animals. E anche lì la coltivazione è importata. And the fertilization is imported. E anche lì abbiamo debolezza nelle piante. And we will have weaknesses in our plants in this case. Sto sempre parlando di coltivazione biologica, organica. I'm speaking about organic fertilization. Se parliamo di coltivazione chimica siamo fuori completamente dalla vita. If we were speaking about chemical fertilization, we would be out of life. Ma anche una pollina pellettata è fuori dalla vita. And as well the chicken, the pellet chicken fertilizer, chicken manure is out of life as well. Noi ormai anche il mondo organico, biologico, ha imparato a leggere il contenuto di azoto, di fosforo, di potassio. The organic world learned how to read the content of NPK. E ragiona su queste logiche. And the organic world as well thinks following this kind of logics. Quindi è molto lontano dal libro della forma, dal libro della vita e dal libro delle leggi. And organic world is far away from the laws of organic. È molto lontano dal leggere il libro delle forme. It's very far from reading the book of forms, of life and laws. Perfetto. Buonasera Jessie. Ci mancavi. Voi mi mancavate. Ecco. Allora, un'altra considerazione prima di affrontare l'argomento. Qualche parte? Ce la fai? Sì. Allora, un'altra considerazione da fare. We're gonna make another consideration or another thought before we start with the topic. Va bene. Prima di affrontare l'argomento, avevi detto, sì. L'ho detto, sì. Grazie. Perché hai detto, sì, va bene. Io avrei detto argomento.
No, quello vuol dire litigare. Ma io litigo, in inglese fa litigare. E lo Steiner per 7 volte So for 7 times, Steiner dice giusto, 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 giusto. 7 volte. he says right 7 times. Proporzione tra vacche, cavalli. Ratio between cows and horses. Giusta quantità. The correct quantity. Giusta mescola di letame, perché un conto sono gli animali, e poi producono letame, no? The right mixture of manure, because one thing is animals and one thing is manure. Bene, bene. E poi la giusta quantità di alimento vegetale o alimento diverso dell'animale. And then the correct or the right quantity of vegetal compared to the animal. E la giusta proporzione anche per vedere se il terreno sa nutrire questo animale, no? And also the correct ratio to see if the soil is able to sustain the life of the animal. Allora, la regola empirica è diciamo, un capogrosso ogni mezzo ettaro. Capogrosso vuol dire una vacca. Capogrosso vuol dire cosa? Una vacca. Ok. 400 kg, 500 kg. Un capo di bestiame. Sì. Ok. Puoi ripetere, Enzo, scusami. Tutto. Allora, la regola è un capogrosso ogni mezzo ettaro di terra. Okay, so the rule is 1 cow for every half hectare of field. È chiaro che se siamo in siccità, mezzo ettaro di terra non riesce ad alimentare quel capogrosso. And clearly, if we are in a drought condition, that half hectare of field is not able to sustain that cow. Capogrosso può essere anche 20 capre. Un capogrosso può essere So it's not necessarily a cow, it can even be 20 sheep, for example. O 200 galline, 300. Or 200, 300 chickens. Bene. Allora, quindi bisogna avere questa capacità di valutazione. So we have to have this ability to evaluate. E questo si ottiene leggendo le forme delle piante spontanee e le forme degli animali spontanei. And we can find this information by reading the wild plants and the wild animals. Già leggere la forma delle piante spontanee ti dice la vocazione vegetale del posto. So reading the form of the wild plants already gives us the vocation of that place. Benissimo. Bene, ma perché lo Steiner, come dire, precisa queste cose? Per quale motivo? So why does Steiner want to clarify these things, talk about these things? Non è un discorso puramente alimentare. It's not a topic that only has to do with nutrition. Bisogna capire qual è il rapporto dell'animale col foraggio. We need to understand what is the relationship between the forage and the animal. Allora, noi sappiamo che l'animale ha un corpo fisico, un corpo eterico, un'anima. We know that the animal has a physical body, an etheric body, a soul. E anche ha un io di gruppo, un principio individuale di specie. And it also has a group I, the individual principle of species. Quindi ha 3 corpi incarnati e uno fuori, Dio. So it has 3 incarnated bodies and then one that is outside, which is the I. La pianta invece ha incarnato solo il corpo fisico e il corpo eterico. While the plant only has incarnated the physical body and the etheric body. L'astrale e l'io sono fuori. While the astral and the I are outside. La pianta arriva a sfiorare l'astrale con la fioritura. The plant is able to barely touch the astral through blooming. E questo è il famoso catabolismo. And this is the famous catabolism. La terza cavitazione. The third cavitation. Bene. Allora, l'animale quando mangia la pianta
So when the animal eats the plant, ne mangia il corpo fisico, il corpo eterico e it eats the physical body, the etheric body, anche quel po' di astrale che c'è, and a little bit of the astral that is there, that is available. e si collega anche all'io di gruppo delle piante. And it also connects to the group I of plants. Però l'animale, non avendo l'io incarnato, But since the animal doesn't have the incarnated I, non riesce ad estrarre dalla pianta le forze di collegamento con l'io. he is not able to extract from the plant the forces of connection with the I. Quindi nel letame che lui produce So in the manure that the animal produces, resta ancora disponibile della forza di io. there is still some of this force of the I available. Quindi non pensare al letame da un punto di vista fisico, So we need to think about manure from the point of view, like from the physical point of view, eterico perché era una pianta, etheric point of view because it was a plant, astrale, and astral, non tanto per la pianta, perché abbiamo detto che la pianta solo sfiora l'astrale, and not so much for the plant as, like we just said, the plant barely touches the astral, ma è l'animale che dona l'astrale al letame. but it's the animal that gives the astral to the manure. Gli dà il suo corpo astrale. So it gives the manure its own astral body. E questo con tutto il masticare, gustare il prato, gustare. And this takes place through the chewing, the tasting. Perché il gusto è un senso astrale dell'anima. The sense, the taste is an astral sense. It's a sense of the soul. Benissimo. E se pensiamo al ruminante che più volte gusta il prato, And if we think about animals that chew, ruminants, I think that's how you say it, that taste the flavor of the grass. in questo modo arricchisce di forze astrali quello che sarà il letame. By doing so, it enriches with astral forces what the manure will be. Quindi quando noi concimeremo con quel letame il campo, So when we will go and fertilize our field with that manure, avremo una forza fisica we will have a physical force, e quello strutturerà il terreno. and that will go and structure the soil, the ground. Avremo una componente eterica There will be a etheric component, che porterà vita eterica. which will bring etheric life. Porteremo forze astrali We will also bring astral forces, e questo permetterà agli animali, cioè portatori di anima, di arrivare in quel campo. and this will allow for animals who are the bearers of soul to come into the field, E anche poter sostenere la fioritura delle piante. and even to be able to support the blooming of plants. Ma quello che non portiamo But what we do not bring è la forza dell'io, is the strength, the force of the I, perché l'animale non riesce a tirarlo fuori tutto dalla pianta. because the animal is not able to fully take it out from the plant. E quindi resta questa disponibilità di io nel letame. And so this availability of I remains in the manure. Questa è forse la forza più importante della concimazione. This may be the strongest force of manure. Perché la pianta ha due volte lontano l'io di gruppo, no? Perché c'ha fisico eterico e astrale io sono fuori, quindi l'io è molto fuori. So the plant, as we said, has the physical and etheric, and then the astral and the I are outside. So the I is double. I don't know if this makes sense, but it's double outside of the plant because it's way higher. Grazie. E quindi questa disponibilità dell'io che rimane nel letame And so this availability of the I that remains within the manure
permette all'io di gruppo della pianta di collegarsi con la pianta. Allows to the group I of the plant to connect with the plant. Diciamo qualche decennio fa, About 10 years ago, quando il contadino faceva il contadino or more than 10 years ago, when the farmer was a farmer, e aveva ancora la forza della tradizione. and he still had the strength of tradition. Ad esempio era normale mettere il letame nell'acqua For example, it was very common, it was very normal to place manure in water fare questo liquido, tirar fuori questa specie di tisana, freddo chiaramente, and make this type of liquid, like pull out kind of like this tea, e lì ad esempio bagnare le radici degli alberi quando venivano trapiantati. and then they would wet the roots of trees before transplanting them. Adesso che il contadino è diventato istruito, Now that the farmer is different, they work differently. sa che nel letame ci sono le auxine, sono dei fitormoni, auxine, è in internazionale. Bravo. No, Auxine. ok, ripeti, ho trovato. Penso. Adesso sappiamo che nel letame sono contenute le auxine. So now we know that in manure we have auxins. It's written AUXINS. Che sono fitormoni, And they are phytohormones. che stimolano proprio la radicazione. And they stimulate the roots. Ma l'io della pianta, come coscienza, è sotto le radici. But the I of the plant, as far as consciousness goes, it goes or is under the roots. Quindi facevamo un'azione giusta. So we were performing the correct action. Devo sempre precisare che l'io della pianta è nei pianeti o nello But zodiaco. we always need to clarify that the I of plants is in the planets. Però il pianeta si confronta con la Terra. But the planet confronts itself, so to speak, with the Earth. E dal confronto nasce una coscienza. And from this confrontation, we have a consciousness comes to life. Il punto della coscienza è sotto le radici. And the point of consciousness is under the root. Quindi bisogna distinguere tra l'io cosmico e la coscienza dell'io. So we need to differentiate between the cosmic I and the consciousness of the I. Quindi uno degli aspetti positivi del letame, della consumazione, One of the positive elements of manure, of fertilization, è che si sostiene tutta l'organizzazione dell'io dell'azienda. is that it supports the whole I of the farm. Quando verrà il momento che studieremo l'organismo agricolo, When the time will come in which we will study the farm organism, allora vedremo che l'organismo è fatto da tanti organi. we will see that this organism is made of many different organs. Animale, Animals, seminativo, seeds, frutteto, bosco, orchards, woods, le cose morte, gli edifici, the things that are dead, like buildings, le riserve d'acqua. water reserves, Questi and sono so on. tutti organi These are all the different organs. che per creare un organismo sano And to create a healthy organism, devono essere nella giusta proporzione. they have to be in the right ratio. Io non posso avere un fegato grande così, I can't have a liver that is this big magari un cuore così. and a heart that is this small. Ci vuole una proporzione. We need a specific ratio. E quando la proporzione è giusta, And when the ratio is correct, io sto bene. I'm good, I'm healthy. E quindi posso fare anche dei lavori superiori. And so at that point, I can even do higher works. Posso lavorare con l'io. I can work with the I. Perché basta avere un mal di denti e io non lavoro più con l'io. Because if, like, for example, all I need is like a toothache and then I can no longer work. Benissimo. Allora
L'importante è comprendere che l'animale prende, diciamo, l'io delle piante, ma non lo riesce ad assimilare. So the important thing here is that the animal is able to grasp the eye of plants, but he is not able to assimilate it. E l'io della piante si vede con la verticalità. And the eye of the plants is seen through verticality. Perché la pianta sale verso l'origine del suo io. Because the plant rises towards the origin of its eye. Quindi ad esempio, pensiamo ai cereali, So for example, let's think about cereals. se guardiamo una raffigurazione egizia, contadini che tagliano il frumento, If we look at like a painting from Egyptian times where the farmers were cutting the cereals, si vede che il frumento arrivava fino alla spalla. you in these drawings you see that the wheat would reach their shoulder. Adesso il frumento è diventato sempre più basso Nowadays it's getting shorter and shorter, e si è scollegato dalla matrice cosmica. and it disconnected itself from the cosmic matrix. E quindi ha scarso valore alimentare anche per l'uomo. And so it has very low nutritional value even for man. Bene, va bene, va bene, questo l'ho detto. Allora, ad esempio nell'agricoltura organica So, for example, in organic agriculture, è molto diffuso l'uso del sovescio. no, non mi ricordo il sovescio. Eh, Okay. Green manure is used a lot. No, interrare la massa verde. Sì, green, sì. Green manure, giusto, scusa. Non No, ecco. E questo non ha nulla a che fare con l'organizzazione dell'io. But this has nothing to do with the organization of the eye. Se vogliamo dare un nome, è un cannibalismo. If we want to give it a name, it's cannibalism. Quindi noi portiamo sostanza organica. So we are bringing organic matter, Ma non portiamo la forza dell'io. but we are not bringing the strength and the force of the eye. E nemmeno la forza dell'astrale data dal gusto dell'animale. And not even the strength of the taste given through the animal. Allora, chi conosce un po' il mondo dell'agricoltura organica, io qui adesso ho parlato dell'80-90% delle aziende agricole che fanno biologico. So for the ones who are familiar with organic farming, just by saying this, I pretty much spoke about 80-90% of farms who practice organic farming. E poi ci si chiede perché abbiamo malattie. And then we end up asking ourselves why we are getting sick. Va bene. Allora, Silvia, puoi mettere questa tabella qua, la prima? Un secondo. Bene, cominciamo con le tabelle. Stavo preparando il sondaggio. Adesso arriva la tabella. Allora, cerchiamo adesso di vedere una panoramica di questo. We're now going to look at a table and just get a more in-depth idea of what we're speaking about. Allora, Silvia, dove vedi è tutto a destra NH3 e NH4? Tutto a destra, correggilo. Chiedo scusa. E dove c'è sotto NO scrivi NO3. Benissimo, grazie. Allora, qui ho voluto dare una prima indicazione del rapporto degli animali, con gli animali. So here I wanted to give a first indication of the relationship with animals. Allora, a sinistra c'è il mondo dei processi vitali. On the left, we have the world of vital processes. E vedete nella seconda colonna c'è sulfur, mercury e sale. And in the second column, we have sulfur, mercury, and sal. Quindi processi di espansione, sulfur. So the processes of expansion, sulfur. Di scambio, mercury. Exchange, mercury. E sal vuol dire contrazione. And sal means contraction. Ad esempio, sal vuol dire radici e tessuti di sostegno.
So sal means roots and supporting tissues. Mercur vuol dire la linfa Mercur means sap e il cambio, and the exchange. e sulfuro è tutta la chioma. And sulfur is the foliage. Bene, allora, vedete che vicino al sulfuro io ho scritto 501, So next to sulfur, we have 501, poi sotto ho messo il 508, il preparato di argilla, then 508, the clay prep, perché la linfa sale e scende. Abbiamo detto che sono due preparati di argilla, uno in su e uno in giù. because the sap rises and descends. And like we spoke previously, there are two clay preps, one that rises and one that descends. E poi abbiamo il 500, il cornoletame per il sale. And then we have the 500, the whole manure for sal. Allora resta sul sale, vai a sinistra e abbiamo il lombrico. So on the left of sal, we have the earthworm. Il lombrico è l'animale, diciamo, presente in natura che porta quei processi. The earthworm is the animal that is present in nature that brings those processes. Il lombrico fa anche altro, The earthworm does other things as well. Regola l'etericità del terreno. He balances out, regulates the etheric realm of the soil. Le forze eteriche. Ho detto così perché non ce la facevo proprio a pronunciarla. Questo è molto importante. This is very important. Che vuol dire che dove sono poche forze eteriche le dona, le porta. Because it means that where there aren't enough etheric forces, he brings them to that place. He gives E dove them. sono troppe le porta via. And where there are too many of them, he takes some away. Questo è la base delle malattie, tanto per capirci. This is pretty much the foundation of illnesses. Poi saliamo al mercurio, abbiamo il bovino. Then we have Mercur and we have cattle. E lo vedremo dopo, voglio dire ancora qualcosa sul bovino. E And we will say more about it later. Sorry. E andando sul sulfuro abbiamo l'ape. And then up on the sulfur we have the bee. Quindi se vedete adesso la parola sulfur. So now if you see the word sulfur. Il sulfur come processo governa due elementi. The sulfur as a process rules over two elements. Il fuoco e l'idrogeno. Fire. Con l'idrogeno. With hydrogen. E io. And the I. Bene. E poi l'aria. And then air. Con il nitrogeno. With nitrogen. E l'astrale. And astral. Quindi l'ape fa lo stesso lavoro del lombrico, però sopra. Armonizza e regola l'astralità. So the bee does pretty much the same work that the earthworm does, but she does it up above. Bene. Quindi il lombrico governa fisico-eterico. So the earthworm rules over the physical and etheric. Mentre l'ape governa astrale e io. While the bee rules over the astral and the I. Il bovino, che è a metà. The cows, which are in the middle. Governa invece l'astrale e l'eterico. They rule over the astral and the etheric. Quindi è centrale. So it's central. E astrale eterico, l'armonia tra astrale e eterico vuol dire salute. So the having harmony between the astral and the etheric means health. Quindi adesso abbiamo aziende che hanno solo bovini, ad esempio. So now, for example, we have farms that only have cattle. E altre aziende che non hanno neanche un uccellino, per dirla così. And some farms that don't even have any birds, so to speak. Allora noi però possiamo, con le api e con i lombrichi, but with bees and earthworms, avere sempre tutti e quattro gli elementi terra, acqua, aria e fuoco. We can have all four elements, fire, air, water, and earth.
Quindi io consiglio vivamente di mettere almeno le api e curare i lombrichi. So I strongly encourage everybody to at least have some bees and take care of your earthworms. Poi sempre a sinistra abbiamo degli altri animali, Then always on the left, we have other animals. per esempio gli uccelli, For example, birds, che sono direttamente collegati al fuoco. and they are directly connected to fire. Voi sapete, ad esempio, semplicemente la gallina, Just chickens, che ha una temperatura che è intorno ai 42 gradi. their temperature is around 42 degrees. Quando prendete in mano una gallina la sentite calda. And when you grab a chicken, she's warm to the touch. 42 gradi centigradi è il parametro del fuoco. And 42 Celsius degrees is the parameter of fire. Poi più sotto abbiamo le nostre farfalle, Then we have butterflies. che sono legate all'aria, alla luce, all'azoto. They are connected to air, light, and nitrogen. Poi abbiamo gli anfibi. And then we have amphibians. Gli anfibi sono legati all'acqua. They are connected to water. E anche i funghi sono legati all'acqua. And mushrooms as well are connected to water. Per cui quando arriverà la conferenza adeguata, So once we reach the suitable conference, lo Steiner consiglia di mettere degli stagni nelle aziende agricole Steiner suggests to add ponds in dove farms ci sono gli anfibi. where there are amphibians. E quindi gli anfibi regolano questa acqua, come dire, che non faccia funghi, batteri, tutto questo mondo che può essere negativo. So the amphibians regulate this world so that mushrooms and bacteria don't come around, as they can have a negative impact. Poi scendendo ancora abbiamo la formica, Then we have the ant, che va direttamente nel piano fisico. which goes directly into the physical plane. Allora questi qui animali di sinistra, questi di sinistra, So these animals that we have here on the left, sono degli animali regolatori. they are regulating animals. Adesso andiamo a destra, Now we're going to go to the right, abbiamo altri animali and we have different animals, che non sono dei regolatori, and they do not regulate, ma sono animali di cui ci interessa, diciamo, il comportamento e il letame. but they are animals that we are interested in their behavior and in their manure. Quindi abbiamo il cavallo, So we have the horse. il cavallo corrisponde al fuoco The horse corresponds to fire, e corrisponde a Saturno. and it corresponds to Saturn. Poi l'ape, Then l'ape deve saltare, l'ape corrisponde a Giove, è scritto lì. Then Giove the bee corresponds to Jupiter. Adesso sto parlando dell'animale da un altro punto di vista, perché l'ape se no è molto legata al Sole e a Venere. But right now, we're talking about animals from a different point of view, because the bee is also very connected to the sun and Venus. Però adesso mi interessava la saggezza, come costruisce, come vive questo animale. But we are now interested in the wisdom, how it lives, how it builds life. Poi abbiamo all'aria, abbiamo tutti gli animali che fanno un letame asciutto. Then when it comes to air, we have all the animals that make a dry manure. Quelli che fanno palline, per capirci. Like the ones that have like pellets, so to speak. Conigli, capra, pecora. So rabbits, goats, sheep. Mentre il cavallo fa un letame caldo, while the horse produces a warm manure, è il letame che produce più calore, no? Che si usa in primavera. the horse manure is the one that produces the most heat, and we use it in the spring. Ma se io ho un terreno asciutto But if I have a dry field, dry soil, e anche un po' caldo, and even a little bit warm, assolutamente non devo dare letame di cavallo. I should not use the horse manure at all.
Se il terreno è arido, if the field, the soil has drought, non devo dare letame di coniglio, I should not give rabbit manure perché già porta la forza dell'aria e dell'asciutto. because it bears the force of air of drought. Poi abbiamo legato all'acqua la gallina Then we have the hen, chickens connected to water, e tutto quel mondo, oche, galline, tutto quel mondo lì, no? ducks, geese, that whole world. Fa un letame liquido praticamente. And it pretty much has a liquid manure. E la deiezione di questi animali è solido e liquido sono mescolati, non ci sono due uscite. So it's like they don't, like where they expel, it's just the liquid and the solid come out together. Quindi è legato all'acqua So it's connected to water in modo chimico però, on a chemical standpoint. brucia, è un letame che brucia, devi starci molto attenti. It's a manure that can burn. We have to pay a lot of attention to this. Però se è un posto asciutto, But if there is drought, quindi non metto coniglio, letame di coniglio, so I'm not going to use rabbit manure, ma magari metto gallina. but maybe I'll use chicken. Bene, quindi in base a queste caratteristiche io scelgo il tipo di letame. So according to these characteristics, I choose which manure to use. La gallina l'ho collegata a Venere I connected the chicken to Venus per la cova, per la cura della cova, della covata. for the care in hatching, the care that she places in hatching an egg. Poi abbiamo il maiale sotto, Then we have the pig under, legato alla luna, connected to the moon, ed è il letame più ricco di potassio. and it's the manure that is the richest in potassium. E quindi il potassio fa collassare l'humus, And so the potassium makes the humus collapse. quindi se un terreno è già povero, mineralizzato, So if the soil is already poor and demineralized, mai più devo dare il letame di maiale. I should never give the pig manure or use the pig Quindi manure. sto dando l'ABC adesso, Puoi ripetere, non ti ho sentito, Enzo. Questo è l'ABC di questo lavoro. This is the ABC of this work. Quando parleremo di concimazione potremo essere un po' più precisi. When we will speak about fertilization, we can go a little bit deeper into this. Poi al centro ho messo il bovino Then in the center, I have the cattle, e l'ho legato al sole. and I connected it to the sun. Allora questo non è il bovino animale, ma il letame. So this is not cattle as far as the animal goes, but the manure. Io stiamo parlando di concimazione, quindi il letame della vacca, del bovino, porta forze solari. So right now we're talking about fertilization. So the manure of the cow bears solar forces, sun forces. Perché il bovino è un animale che vive, è più attivo al mattino presto e alla sera, al sorgere e al calar del sole. Because the cows are most active around sunrise and sunset, grazie, non mi veniva proprio, because it's very connected to the sun. Diciamo che in piena giornata, in piena notte invece tende a stare fermo. During like the fullness of the day or the fullness of the night, cows usually have a tendency to remain calm and just stand still. Ecco. Poi c'è l'ombrico che l'ho messo legato a Mercurio, Then the earthworm is connected to Mercury proprio per questo movimento ritmico che ha, because of this rhythmic movement that it makes. e corrisponde al 500, il cornoletame. And it corresponds to the 500, the horn manure. Con le montagnole dell'ombrico, quello che butta fuori dalla terra, no? Con quello si può fare un ottimo concime. With like the little hills that it kind of makes from underneath the earth, that is a great
element to make manure. Bene. Chiaramente l'ombrico però è molto legato alla Luna. But clearly, the earthworm is also very connected to the moon. Ma adesso abbiamo un punto di vista. But right now, we have one point of view. Adesso stiamo guardando il letame che produce. We are now looking at the manure. E adesso ho messo delle indicazioni sul chimico. And here I put some indications as far as the chemical aspects go. Allora, sopra abbiamo i concimi ammoniaci, NH4. So above we have the Ammoniacal. okay. Ammoniacali, Ammonia fertilization, so NH4, che portano le forze principalmente del fuoco dell'aria. that mainly bring forces of fire and water. Questo lo vedremo molto bene quando faremo la terza conferenza di Koberwitz. We will see this very well when we go through the third Koberwitz seminar. Questa è la porta del calore. This is the door of warmth. Dall'altra parte, sotto abbiamo la CO2, Below we have CO2, che corrisponde a terra-acqua, which corresponds to earth water. che quindi è la porta del freddo, So it's the door of cold, dove entrano le forme. where forms come in. E a metà abbiamo i nitrati. And NO3, in the middle, we have nitrates, NO3. che quindi è mercuriale So it's mercurial, e quindi muove le cose so it shakes things up. ed è il più rapido nella cessione, cioè quando si concima con questo in 3 mesi se ne va. And it's the quickest one to go to, like after you fertilize this, after 3 months, it goes away. Allora questo adesso non ci interessa noi, questa colonna, Okay, right now we are not interested in this column, ma la porteremo nella terza conferenza di Koberwitz but we will speak about it during the third Koberwitz seminar, e lì comprenderemo la sua importanza. and we will understand its importance at that point. Bene. Va bene, devo guardare anche l'orologio, va bene. Va bene, allora torniamo a Rudolf Steiner. Okay, let's go back to Steiner. E lui ci dice appunto di guardare le forme degli animali And he tells us to look at the forms of animals e cercare di capire come le forze planetarie agiscono nell'animale. and to try and understand how the planetary forces act within animals. Lui dà un'indicazione base. He gives us a foundational information. Dice che le forze solari agiscono sul muso He says that the solar forces act on the face, mentre le forze lunari agiscono dalla coda. while the moon forces act from the tail. Quindi l'animale è in questa, diciamo, tensione di forze. So to speak, the animal is in this tension of forces. Quindi le forze cosmiche attraverso il Sole, le prende attraverso il Sole. So the cosmic forces of the sun. E queste sono le corna, la criniera, cioè la parte, i baffi del gatto. Anche. Right. So and these are like the horns, the mane, even just like the whiskers of cats. Cosa? Le vibrisse, però non so se le so dire. Mentre invece le forze della Luna entrano dalla coda. While the forces of the moon come in through the tail. Allora, una cosa che io ho visto ormai che funziona, pratica. So one thing that I saw that works, it's very practical. Quando ad esempio avete un cavallo o una vacca. For example, when you have a horse or a cow. Voi vedete che ha delle mosche attorno. You can see that from time to time they may have flies around them. Le mosche sono o proprio sul muso. And the flies usually are right on the face. E anche vedete quasi nella bocca, per dire negli occhi.
and even like in eyes and the mouth sometimes, oppure sul di dietro. or they are on their back end, E mentre sul corpo sono molto di meno. while they don't have as many flies around their like central part of their body. Questo cosa vuol dire? What does this mean? Vuol dire che, ad esempio, se ha tante mosche sul muso, For example, if it has a lot of flies on its face, le forze cosmiche, aspetta qua dove, le forze cosmiche che arrivano, the cosmic forces that are coming in, l'animale non è capace di assorbirle completamente. the animal is not able to completely absorb them. Quindi restano delle forze disponibili sul muso. And so some forces remain available on their face. E vengono le mosche per nutrirsi di queste forze. And the flies lay on their face to absorb these forces, to nourish themselves with these E forces. quindi quando noi lasciamo del cibo nel piatto, Kind of like when we leave some food on our plate, dopo un po' di tempo arrivano mosche e insetti vari, no? after a little bit of time, flies will come through and other bugs to eat on it. Lo stesso per la coda. The same applies to the tail. Quindi l'animale dovrebbe essere in equilibrio tra le forze, chiamiamole cosmiche solari, e le forze lunari terrestri. So the animal should be in balance between the cosmic solar forces and the terrestrial moon forces. Allora, prima di saper leggere l'equilibrio o il non equilibrio, Before reading whether there is balance or no balance, voi guardate semplicemente le mosche. you simply look at the flies. Se ci sono mosche vuol dire che è carente in quella zona. If there are flies, that means that it's lacking forces in that particular area. Una cosa molto facile che potete fare Something very easy that you can do è centrarvi nell'io to center yourself in your eye, e poi con un gesto spirale antiorario and when a counterclockwise gesture, portare queste forze o sul muso bring these forces either on the face oppure sulla coda. or on the tail. Sì, questo gesto si può ripetere anche 10 volte You can repeat this gesture even 10 times, e questo aiuta a far entrare queste forze. and this helps these forces come in. Ad esempio, se pensiamo ad un cavallo, For example, if we think about a horse, tutti i cavalli qui hanno una macchia o un girello, diciamo, no? Di peli. oftentimes horses right here, like on their forehead, they either have like a spot, a colored spot, or like a little spiral with their hair. E lì è il punto di entrata. And that's the entrance point. La coda non devo spiegarvelo, la vedete, no? I don't have to explain to you the tail because you can see that. Ma se ad esempio un animale non ha difficoltà nella gravidanza, But for example, if an animal has a hard time through dovete pregnancy, rinforzare la forza della coda. you need to strengthen the force in the tail. Beh, e avete sempre le mosche che sono l'indicatore se avete fatto un buon lavoro o se va fatto di più. And flies are always a good indicator on letting you know whether you did a good job or if you need to do more. Le forze del sole vengono da est, The forces of the sun come from the east. quelle della luna vengono da ovest. The ones of the moon come from the west. Per cui il contadino ignorante, So the ignorant farmer, quando non aveva studiato, when he didn't study, metteva la vacca legata in stalla, he would put the cow tied up in the barn col muso a est with her face pointing e east la coda a ovest. and the tail pointing west. E quindi nutriva la forza dell'ovest, And so he was nourishing the force of the west, che vuol dire latte, which means milk, carne, meat, gravidanza. pregnancy. Se la forza dell'ovest è troppo,
if there is too much of the west force, perché ad esempio ci sono piante di luna fuori, because, for example, there are moon plants outside, un pioppo, a poplar tree, quello lì aumenta l'entrata delle forze della luna, that increases the entrance of the forces of the moon. fa da antenna, fa da richiamo, It kind of acts like an antenna. e la vacca può farti mastite. And then the cow may have mastitis. E il contadino ignorante And the ignorant farmer aveva una tecnica di guarigione. had a healing technique. Girava la vacca. He would flip the cow, turn her around. That was the end. Bene, allora queste sono alcune indicazioni pratiche. So these are some practical indications. Si può lavorare molto di più sugli animali, We can work a lot more on animals, ma non è questa sera. but not tonight. Adesso cominciamo a guardare quello che Steiner ci stimola, ossia guardare le azioni planetarie dentro gli animali. Let's now start looking at the planetary actions within animals. Allora, le azioni planetarie sono primariamente di due tipi. So planetary forces are primarily of two types, two kinds. Incarnative e scarnative. Incarnating and excarnating. Anabolismo, catabolismo. Anabolism and catabolism. E, come dire, io mi sto incarnando, quindi mi costruisco fino a circa 30-40 anni. So like I am incarnating, I'm building myself up into like 30-40 years of age as a man. Poi cominciano a ridursi le forze fisiche. Then the physical forces begin to reduce. Tu sei giovane, non puoi. I am young, and so it does not apply to me. Bene, e incomincia un lavoro più di coscienza, di saggezza. And then a process of wisdom begins. Quindi incarnativo e scarnativo. So incarnating and excarnating Vuol dire rivolgersi alla terra. Means to address oneself to the earth, direct oneself to the earth. Oppure incominciare ad aprirsi al cielo. Or starting to open up to the sky. Come fa la pianta. Just as the plant does. Come fa l'uomo. Just as man does. Come fanno anche gli animali. And animals as well. Bene, allora chiameremo azione prima e azione seconda dei pianeti. So we will call it action first and action second, or second action of the planet. Come abbiamo visto nella prima conferenza quando parlava dei pianeti. Just as we saw in the first conference when he was speaking about planets. Bene, allora abbiamo dato un tabellone. Whew, we have a huge table. Allora, cominciamo da sinistra. Riesci a leggere, Jessie? No, fai solo la riga di sé, la prima riga più grande che puoi. Ah, ok. Però non la prendo tutta in larghezza. Beh, poi ti sposti. Allora, pianeta Saturno primo. Okay, so the planet is Saturn first. Il Saturno primo è quando Saturno è nella sua orbita normale. So Saturn first is when Saturn is in his normal orbit. Quando ha il movimento retrogrado, when it goes through its retrograde, quella è l'azione seconda. that's the second action. Bene, animale tipico. Typical animal of this planet, Elefante. elephant. Rinoceronte e tartaruga. Rhino and turtle. Caratteristica. Characteristics. Spazio. Space. Saturno primo ci permette di entrare nello spazio. Saturn first allows us to enter in space. Spazio vuol dire avere, ad esempio, le ossa, una struttura, no? Space, for example, means having a structure, having bones. Se io non avessi le ossa non potrei muovermi così. If I didn't have bones, I wouldn't be able to move the way that I usually move. Sarei una meba, un ammasso di carne per terra. I would be a mass of flesh, of meat on the ground. Bene, allora vedete corpo fisico.
So the body is the physical body, Osso. bone. Quindi una persona con le ossa grosse, si dice, So you know how we say that some people like have big bone, è legato a Saturno prima. they are connected to Saturn first. Se va in eccesso, If it goes into an excess, indurimenti. we have hardenings. Bene. E la tabella è tutta così. And this Facciamo is how this l'eterico. Sì, sorry. table, the etheric, L'eterico abbiamo quindi i processi vitali, l'aspetto have vitale. the vital processes. Questo animale di Saturno I sarà lento e pesante. This animal of Saturn first will be slow and heavy, L'elefante, like la elephants, taruga, il rinoceronte. turtles, and rhinos. Se va in eccesso, If it goes into excess, allora prende il temperamento eterico in eccesso, so the etheric temperament goes into excess, che è il malinconico. which makes him melancholic. Questo chiaramente è più per gli uomini. This is more for men. Malinconico vuol dire una persona che ha tutte le malattie e le disgrazie del mondo. A melancholic person is a person who has all the illnesses and all the bad luck in the world. Tu parli per un'ora con un malinconico If you speak with someone who's melancholic for an hour, e poi pensi che il suicidio è una bella cosa. and then you start thinking that maybe suicide is a good option. È proprio questa pesantezza che ti tira giù, ti tira giù. It's this very heaviness that just pulls you down. Quindi adesso guardiamo l'astrale di questo animale. Then in the astral, Calmo, calm, lento, calmo. calm, steady. L'eccesso But when it goes in excess, irremovibile. it's irremovable. Vuol dire che è talmente lento che non si muove più. That means that it's so slow, so calm that it just stays still. It doesn't Non move vuole anymore. fare niente, c'ho già tutto il male del mondo su di me. He doesn't want to do anything. He's already convinced that everything is going to go bad, so he shuts down. Adesso vediamo l'io. Then we have the I. Io si intende sempre il collegamento con l'io di gruppo. And when we say I, we always are referring to the connection to the group E I. quindi vedremo che Saturno primo è quello che dà il massimo di collegamento spirituale. So we will see that Saturn first is the one that will give the highest degree of spiritual connection. In eccesso, But when it goes in excess, questa è una cosa più da uomo, disinteresse per il corpo fisico. it shows up as disinterest for the physical body. Bene, adesso avremo una pagina intera di guardare così. We have a whole page on this. Questo domani va su internet, no Silvia? Bene, quindi l'avrete da leggere se volete. Jessie. Oh, sorry. Sì, scusa, pensavo you can read this. Non leggere anche da solo, no? You can just read this through on your own, and it should be on the website tomorrow. Facciamo ancora qualcosa? Facciamo... Lo scorro lentamente. Così. No, faccio ancora qualcosa. Sì. Facciamo Posso dire Giove. una cosa? Sì. Scusami, Silvia, vedi su Giove primo, sul fisico, che c'è scritto impressive. Sì, ho trovato così, ho sbagliato, vero? Sì, metti praticamente imponente come fosse in italiano senza la E finale. Te l'ho detto Ok. che era più facile. No, invece no, aspetta, scusami, è IMPOTENT. Quindi Sì. togli la N, sì. Ma guarda che non è impotente, è imponente. Imponente, uno grande, grosso. Una Però persona aspetta. Big, very big. massiccio. Sì. Ci penso perché impressive non è giusto. Posso farti sapere? Sì, ok. Lo spieghiamo, eh? Adesso facciamo Giove primo. Allora. Giove primo. Okay, we're gonna make the Jupiter first.
Quindi cavallo da lavoro, So a workhorse, l'orso e il gufo. bear, and owls. È chiaro che tutti gli animali hanno un po' di Saturno, un po' di Giove, un po' di Marte, tutti. Clearly, all animals have a little bit of Jupiter, a little bit of Saturn, a little bit of Mars. All of them. Come tutti hanno lo scheletro, la milza, i polmoni, eccetera, no? Just like all of them have, you know, like their bones, the spleen, the liver, the heart. Questi sono i caratteristici. These are like the typical ones. Tipico, grazie. Allora, la caratteristica è, ad esempio, la forma, sono So molto formati, the characteristic here, for example, is form. So they're very formed. negli organi interni il fegato, In the inner organs, we have it's the liver, e un'altra cosa sono le cartilagini. and then we have cartilage. Uno può avere debolezze di cartilagini, capisci? Some, for example, can have weaknesses in their cartilage. Allora, andiamo nel fisico. So in the physical, Questo era Cassius Clay, Mark Tyson, capisci? so see Mike Tyson, see Cassius Clay. So Big Mouth. it's more like very big, almost strong. E intanto I don't know if you have any input here, but it's like, so it's somebody who's strong, big, not imposing necessarily, but kind of. Diglielo come Tyson. L'ho detto, ho chiesto a Karen. Scusa, non ti ho seguita. Quindi snodato però, non un sasso, non una montagna bloccata, che si muove, muscoloso, tondo. So it's somebody who, like, it's like muscly, but also very agile. They can move fluid. Jessie, they say substantial. Can it be? Vabbè, hanno capito, dai. Sì. Poi è meglio non incontrarli questi uomini qua. Best not to meet these people, Enzo said. Va bene. E la carne e il muscolo. Carne rossa vuol dire col sangue. So, meat, red meat, meaning with blood. Quindi un bel bodyguard, una guardia del corpo proprio grande e grossa. So like a big bodyguard who can protect you. E l'eccesso è il grasso. But in excess, when it's in excess, we have fat. Ce la fai? Scusa, sto cercando pure. Ma lascia stare, dai. Grasso. Ecco. Bene. Andiamo nel corpo eterico. Okay, then let's go into the etheric body. Anche questo è lento. This is also slow. Ma non il lento dell'elefante. But not the slowness that the elephant had. Lui è lento perché sa che è il più forte. He is slow because he knows that he is the strongest one. Quindi può permettersi. So, so to speak, he can allow himself to be slow. Tonico, nei tessuti tonico, un po' cicciottino, un po' paffuto. A little chubby. E soprattutto simmetrico. And very symmetrical. Bene, dall'altra parte abbiamo come elemento eccesso il flemmatico. When it's in excess, it becomes phlegmatic. Guardiamo ancora l'astrale. Then we have the astral. Questo è l'animale socievole, l'animale del branco. This is the sociable animal, the animals that are part of herds. Quindi gli piace stare nel gruppo. So he likes to stay in a group. Sono animali che sono solo socievoli, sociali. And there are some animals, for example, that are only social. Da soli muoiono. They cannot be by themselves. If they're left on their own, they die. L'eccesso diventa dipendente. And when we have an excess in this, it becomes he's addicted. Andiamo su Marte. Allora c'è ancora l'io. Then we have the I. Questo è uno che sa pensare. This is someone who knows to think for himself. Eccesso, saggezza ordinatrice. When it's in excess, we have the ordering wisdom. Che vuol dire che non è una vera saggezza. Which means that it's not true wisdom. Perché l'ordine è più della luna. Because it's like that the order is coming from the moon.
Va bene, chiaramente è difficile vedere in un animale la saggezza ordinatrice. Clearly, it is kind of hard to see the ordering wisdom within an animal. Ma pensate a un castoro? But think about non mi viene proprio. Castoro. A beaver. Pensate a questi animali costruttori. So think about these animals that build things. Bene, allora siamo arrivati, non mi ricordo più, siamo arrivati Abbiamo Io. finito. all'intelletto, sì. Voglio arrivare fino al Sole almeno. Marte, Okay, Mars, gatto, cavallo da cat, sella, aquila, saddle horse, and eagle. quindi animali di tanta attività So animals that are very active che tendono a portare fuori, farsi vedere, manifestarsi. and they tend to come out and manifest themselves and do things. E all'interno abbiamo la cistifeglia. And then we have gallbladder. Bene, vediamo sul piano fisico Then on the physical plane, la forza di crescita nello spazio. the strength of growth in space. Lo spazio era legato a Saturno, So space was connected to Saturn. ma io adesso ho la forza per entrare nello spazio. But I now have the strength to enter within the space. Allora metto forza di crescita dello spazio. Sì. E come eccesso il gigantismo. And in excess is, please read the word because I don't know how to say it. Non so come dirla, non so proprio, non so neanche come pronunciarla. Very Bigfoot. big. Nell'eterico abbiamo veloce, movimento e poi sano. Salute. So in the etheric we have fast and then healthy movement. E il colerico. Choleric. Te lo spiego una volta, se non lo fai ti pesto. I'm going to explain it to you once, and if you don't do it, I will get very Andiamo veloce, astrale. astral, Qui abbiamo il predatore, il rapace, lavoro. predator, raptor, work. Quindi tutti i falchi, ad esempio, no? Tutti gli So like uccelli. falcons, hawks, E l'aggressività. and in excess, it's aggressiveness. Io, I, attivo, active, e però se uno è troppo attivo con questa forza, si impone troppo. but then if somebody is too active within this force, they become tyrants. Distruttore. They destroy. Bene. Sole, abbiamo tempo? 3/4 d'ora. Sì. No, io ce l'ho il lavoro. Sole abbiamo rapporto con la materia. So in the sun, we have the relationship with matter. Rapporto con la materia vuol dire la volontà di incarnarsi che viene da Marte. So this means the will to incarnate, which comes from Mars. Però io creo una individualità. But I create an individuality. Parliamoci chiaro, questo è il capobranco. So to speak clearly, this is the leader of the herd, the leader of the group. Il maschio alfa. The alpha male. Bene, qui abbiamo il cane e il leone. Here we have the dog and the lion. L'impulso è la materializzazione. The impulse is materialization. In senso di prendere possesso della materia. In the sense of taking ownership over matter. Io mi vesto di materia e ci sto bene. Like I dress myself in matter and I am comfortable with that. E questo è il cuore. And this is the heart. Bene, piano fisico. So on the physical plane. Questo è un modello di bellezza armonico, proporzionato, robusto. This is harmonic, well proportioned, sturdy. Allora, l'eccesso troppo sodo, troppo duro, troppo concentrato.
In excess, this is too hard, too concentrated. Eterico abbiamo sano e ben colorito. In the etheric, we have healthy and with a lovely glow. Silvia, L'eccesso, tra la T e la Y aggiungi un H. Silvia ci sta parlando. Tra la... Ma in che parola? Healthy, dove è scritto sì, lì. Grazie, hai ragione, grazie. Bene. E poi abbiamo compiacersi del benessere, uno che sta bene dentro di sé. So, in eccesso, Sì? okay. So when we have the excess, it's taking pleasure within one's own physical well-being. È il monarca assoluto che sta lì e tutti gli altri, come da noi in politica, insomma. Okay, okay. E l'eccesso è sempre, come dire, un piccolo rovesciamento. So the excess is always a small reversal. Qui si può fare un ragionamento riguardo al colorito. Here we can make a little thought regarding this color, this glow. Colorito è il colorito del pelo, no? So as far as like the color, here we're referring to the color of their mane. E c'è una gerarchia anche nei colori dei mantelli degli animali. And there's also a hierarchy within the coat of animals. Allora, chiaramente quelli più scuri sono i terrestri. So the darkest ones are the more terrestrial ones, Chiaro. like the mouse. Bene. Però diciamo, più che un animale colorito, i pappagalli, But for example, parrots, which are very colorful, quelli sono portatori di molte forze di sole. those are bearers of many forces of the sun. È chiaro che i pappagalli non sono in Alaska, non sono dove c'è poco sole. And clearly we do not find parrots in Alaska where there isn't a lot of sunshine. Sono dei paesi molto caldi, molto sole. We can find them in warm places, in places where there's a lot of sun. Perché è il sole che colora le piume. The sun is the one that gives color to the feathers. Ad esempio, noi possiamo avere una vacca marron, una nera o una bianca. For example, we can have a brown cow, a black cow, or a white cow. O anche una pecora con questi colori, insomma. Or a sheep. Cioè, l'evoluzione dell'animale, The evolution of the animal, è avere il mantello bianco. is to have a white coat. Quindi un animale col mantello bianco è già più vicino alle forze del sole. So an animal that has white coloring is closer to the forces of the sun. Questo non perché il sole ha tanti colori. And not because the sun has a lot of colors. Facciamo stare Newton, la teoria dei colori di Newton, che gliela regaliamo. Let's give Newton color idea to him. We're not going to consider that one. È che quando arrivo al bianco vado oltre i colori. But once I reach white, I go beyond the colors. Bianco e nero sono come due non colori. So black and white are kind of like the two non-colors. È la purezza del polo cosmico o la purezza del polo terrestre. And it's the purity of the cosmic pole and the purity of the terrestrial pole. E poi in mezzo abbiamo tutti i colori. And then in the middle, we have all the different colors. Bene, questo non possiamo svilupparlo, potete studiare la teoria dei colori di Goethe o anche Steiner, ci fermiamo. We can't speak about this now, but you can study Goethe's mind frame on colors or Steiner's. Allora andiamo nell'astrale. Astral. Tutte le abitudini. All the different habits. Attitudini. È un errore, So all the different, not habits, but attitudes. Meno male che lo so, vedi, e questo probabilmente è il correttore automatico. Quindi è il famoso maschio alfa, qualsiasi lavoro lo sa fare. So it's the very famous alpha male, like he's able to do any work. Generoso, precoce, sveglio, capite? Generous, smart. L'eccesso presuntuoso.
And when it's in excess, it's conceited. Io sono bravo, io sono il migliore, eccetera, eccetera. I am the best one, I am good, and so on. E nell'io abbiamo il capobranco. And in the I, we have the leader. Capobranco è quello che fa il collegamento per tutti con l'io di gruppo, cioè tutti hanno il collegamento con l'io di gruppo, ma il capobranco è come un'antenna, diciamo. So everybody in the group, in the herd, has the connection with their I. But the leader is the one that kind of acts as an antenna. He is in connection with all the different I's. Bene, l'eccesso si sacrifica per il branco. When it's in excess, he sacrifices for the herd. Lo vediamo anche in certi cani che alle volte si sacrificano per salvare un annegato o qualcosa del genere, no? We can see this in dogs a lot, where, for example, some dogs will jump in to save someone who's drowning. Un po' di pazienza. Ancora? Let's be patient. Sì. Non si riesce ad allargare un po', no? Basta. Andiamo su Venere. Venus, Bovini, cattle, ma questo da un altro punto di vista. but from a different point of view. Allora, parliamo, non so, di me, giusto perché sono qua che ci metto la faccia. Let's talk about Enzo. Da un punto di vista io sono un figlio. From one point of view, Enzo is a son. Da un altro punto di vista sono un fratello. On another different point of view, he's a brother, Marito, nipote, nonno, capite? a husband, a grandpa, a father. Dipende dal punto di vista. But it all depends from the point of view. Qui adesso abbiamo il bovino, Here we have cattle, pecora, coniglio. a sheep and rabbit. Bene. E vedremo tutti animali che hanno una particolare cura delle cose. And these are all animals that have particular care of things. Sapete che il coniglio si strappa il pelo dal petto per fare il nido per i piccoli. As you know, rabbits pull hair out of their chest to create a nest, so to speak, for their babies. Bene. L'impulso e l'interiorizzazione. The impulse here is interiorization. Bene, siamo nei pianeti interni. We are within the inner planets. Quindi adesso tutto è più, diciamo, è più vicino alla Luna, alla Terra, no? Siamo partiti in cima, stiamo stringendo, diciamo. So everything is getting closer to the Earth, the moon, the Earth. E abbiamo i reni. Here we have kidneys. Che sono l'organo particolare per l'anima, sono molto legati a me. Very particular organ for the soul. Quindi abbiamo il fisico. So we have the physical. Animale umido con le mucose sempre bagnate. Like wet, like the animal's kind of wet. It has wet membranes. Avete anche il bovino che ogni tanto cola, no? And as like, just think about cows, how sometimes like their nose drip often. Ma anche il cane in questo senso. The same applies for dogs as well. Tutti hanno qualcosa di tutto. They all have a little bit of everything. E poi nell'eccesso, And when it's in excess, we have retenzione idrica. water retention. Bene. Andiamo nell'eterico. Etheric, Portare la gravidanza. carrying pregnancy. Dobbiamo stare molto attenti. Tutta la riproduzione negli animali So we have to pay a lot of attention. All of the reproduction in animals è legata da 3 pianeti. is connected to 3 planets: Luna, Mercurio, Venere. Moon, Mercury, and Venus. Venere è quella che si apre e accetta, diciamo, lo spermatozoo. Venus is the one that opens up and, so to speak, accepts the Quindi la sperm. fertilità nel senso che accoglie. So fertility in the sense of welcoming in. E poi conserva per mesi e mesi e mesi. And then it preserves this for months on end. Well, not on end, but for a lot of months. Cura per So mesi. she takes care.
La cura della prole, famosa, c'è anche lì, dopo sarà nell'astrale, va bene. E in eccesso il parto oltre il termine, sì. Che non lo molla sto bambino, no? So in excess is when the due date, we go over the due date. So she's not able to let go of this baby. Questo lo vediamo anche nell'astrale. This in the astral. Quindi affettuoso, remissivo, sempre la cura delle prole. Loving, submissive, caring for its offspring. Su questo c'è una cosa che io sempre soffro quando si arriva a parlare di questo. There's something here that I always have a hard time talking about. Oggigiorno quando una vacca fa un vitello, Nowadays, when a cow has her baby, ecco, gli si lascia vicino per 3 giorni fino a che beve il colostro. they leave the baby with her for about 3 days, E poi viene messo in un'altra parte della stalla. and then they take him away. E il bambino, il baby, chiama la mamma. And the baby calls the mom, E la mamma sente. and the mom hears. Questo porta dolore. This brings pain. Noi non abbiamo idea di quanto dolore mangiamo con la carne o beviamo col latte. We do not know how much pain we cause when we eat meat or drink milk. Proprio mangiamo, non lo causiamo, ce lo mangiamo noi, intendeva. lo mangiamo attraverso quando mangiamo l'animale. Sorry, so we don't know how much pain we are taking in when we eat the milk or when we eat the meat or drink the milk, because they carry that on, we feel it. Allora, quando si dice dolore, So when we say pain, queste sono entità astrali these are astral entities che entrano dentro di noi. that enter within ourselves. Pensateci un momento cosa vuol dire queste parole. Please think about the meaning of these words. Benissimo. E poi abbiamo l'io, Then we have the I, gregario, materno. gregarious, maternal, E quando è in eccesso, and when it's in excess, addomesticabile. it's domesticable. Quindi un animale selvatico, per farlo diventare addomesticato, So a wild animal, to make him be able to be domesticated, dobbiamo dargli Venere primo, we need to give it Venus 1, che vuol dire which means preparato. preparation. Chi lo scrive? Who's gonna write this or say The this? number. Arrivano. Pausa. Coraggio. Neanche uno. Dagli il tempo di entrare Un numero, sono tre cifre. Stanno pensando. Stanno pensando. A memoria devi sapere questo. Abbiamo detto già, prima conferenza, anche ancora nella seconda l'abbiamo detto. Non lo dirò più. Sì, a chi dice Irena? Irena nostra? Sì. Americani, coraggio, sì, e la Chillea. Grazie Irena. Qualcuno ha scritto 508. No, 502. Sì, So it's 502, the Yarrow preparation. brava Isabella, anche lei 502. Bene. Questo si può fare molto con questo. A lot can be done with this. Chiaramente va preparato, dinamizzato, eccetera, eccetera, eccetera. Però si può Clearly fare. made and dynamized, but this can be done. Se qualcuno vuole prendere animali selvatici e farli diventare domestici, So if somebody wants to get wild animals and make them domesticated, oppure come mi ricordo lì in Colorado c'era la vacca di Pat, che era una vacca terribile che incornava tutti.
Enzo remembers that Pat had a cow here in Colorado that was very terrible, and she was going after her. So just give her yarrow prep. Benissimo. Allora andiamo da Mercurio. So let's go with Mercury. Quindi Mercurio vuole ripetere le stesse cose, fare senza un fine. Mercury wants to repeat the same thing, so just like aimless doing. Catena di montaggio, fare sempre le stesse cose. So it's kind of like an assembly line, just the same exact thing. Nell'alfalfa è quando la tagli e lei ricaccia, no? In alfalfa, it's when you cut it and then it grows right back up. E rifà sempre la stessa pianta, no? And it just makes the same plant all over again. Per gli amici spagnoli questo è rebrote. For Con la pronuncia inglese. Va bene, scusate. Bene, qui abbiamo la capra, il topo, scoiattolo. Here we have goat, mouse, squirrels. Molluschi. Bene. Allora, movimento, polmoni, linfa. So movement, lung, and sap. Polmone si capisce bene perché fa sempre, lui va in automatico, no? So like lung, you can understand it, it's automatic what it's doing. Perché la linfa sempre che gira, no? Quindi un movimento che si ripete. So it's a movement that repeats itself. Scusami, Enzo, un attimo. For the Americans people, it's not polyps, it's octopus. Octopus. Yeah. Ah, ok, lo cambio. Sì, perché è un problema medico quello che hai scritto. Ah, avevo cercato col contesto, strano. Ah, polipi. Sì, Sì. No. Avevo trovato le cose pronte. Anche se i polipi sono un aspetto mercuriale. Ah, ok. Come patologia. Fisici. So, like, yeah, polyps could be okay because it is a mercurial aspect or mercury aspect, but not in this situation. Un altro animale tipico è la scimmia, ad esempio. Si dice la scimmia che ripete. So another typical animal is the monkey, because it repeats the thing. Oh, lo stesso. E poi c'è anche il testo scritto, no? Nel testo è scritto, no? Qui è solo la tabella. Allora, piano fisico. So physical plane. In genere sono di piccola taglia. Generally speaking, they're small. Sono anche come il topo, scoiattoli, quelli lì, capisci, nervosi. It's like mice and squirrel, like little rodents. Eccesso, nanismo. And when it's in excess, we have nanism. Bene, eterico. Etheric. Vitalità, movimento linfatico. Vitality, movement of the sap. E l'eccesso è una frenesia. And in excess, it's being in a frenzy. Che c'è anche un aspetto animico già nella frenesia. And there's also a soul aspect in being in a frenzy. Non è mai tutto diviso col coltello. It's not like, you know, everything in each category. Things blend a little bit. Poi abbiamo l'astrale. Then we have the astro. Cosa è scritto Silvia lì? Irrequieto. No, irrequieto e poi cosa c'è scritto? Mi hai scritto tu mobilis. Mobilissimo. Io ho capito mobilissimo. Mobilissimo. Aspetta che non ho posto sto Il codice Enzo. Questa tabella l'ho fatta sempre più piccola e allora non stavano tutte le parole, no? Sì. Mobilissimo. Va bene. Adattabile, improvvisa, giocherellone. So restless, very mobile, adaptable, playful, Anche un criceto. improviser. Ho scritto sì, improvvisa, era giusto? Sì, improvvisa. Sì, lui gioca, fa. Improvvisa. Sì. Il criceto, presente il criceto sulla ruota. Gerbil, penso che si dica, sì. Like gerbils. Va bene. In eccesso il fatto, una persona che non ha consistenza, gira a vuoto. So in excess, it's kind of like like when you don't have a lot of like consistency, you're kind of like going in circles. Sì. Non combina niente. You don't really get anything done. Cosa vuoi vedere? La luna. Ok. Allora, luna prima. So moon first.
serpente, lombrico, leggili dai, insetto notturno, coniglio, snake, earthworm, nocturnal insect, rabbit, woodpecker, cricket, cuckoo, cuculo, cavallo. horse. Cavallo era su ancora con Saturno, no? Yeah, the horse was also up with Saturn. L'avevamo visto nell'altra C'era tabella. l'elefante. Ah, nell'altra. Adesso sono altri aspetti. These are all different aspects. Allora, se col Saturno entravo nello spazio, If with Saturn I entered within space, perché lo scheletro mi permette di essere nello spazio, because my skeleton allows me to be in space. adesso ho finito, sono arrivato alla Luna Now I'm done. I reached the moon e nasco. and I am birthed. I come to life. Quindi entro nel tempo, I enter within time. ma anche un processo di pensiero, teoria, 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 e poi lo metto in pratica. Quindi But it's also in a thought process. It's like theory, 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 and then I put it into practice. Bene, fisico vuol dire luna turgido, è acqua. Physical, turgid, I don't know how you say that, water. Eccesso, tumore. In excess, we have cancer, tumors. Eterico, Etheric, fertilità, fecondità, ermafroditismo. fertility, you can read those two other words. Allora, prima mi sono perso, parlavo di Venere con la fertilità, poi non l'ho portato. Earlier, I was talking about Venus and I was speaking about fertility. Abbiamo detto che nella riproduzione sono i 3 pianeti interni che comandano. But so we have the 3 inner planets that rule over fertility. Quindi abbiamo detto che Venere è quello che accoglie lo spermatozoo e poi per mesi lo accudisce nella pancia. So Venus is the one that, as we said, welcomes in the sperm and then takes care of it. Mercurio è quello che moltiplica tutta la divisione cellulare. Mercury is the one that multiplies the cellular division. E la Luna è quella invece che produce gli ovuli e gli spermatozoi. And the moon is the one that produces the eggs and the sperms. Quindi la infertilità So infertility può avere 3 cause. can be caused by 3 different things. La Luna non funziona bene, The moon is not working properly. pochi ovuli e pochi spermatozoi. A little amount of eggs or sperms. Mercurio non funziona bene. Mercury doesn't work well. Spermatozoi sono pigri. Sperms are just lazy. Fino là mi tocca andare. I have to go all the way up there. Niente. Oppure Venere, Or Venus. cioè non c'è la capacità di accogliere ed elaborare. So there isn't the ability or capacity to welcome in and elaborate. Questo diventa un aborto spontaneo, ad esempio. This becomes like a spontaneous abortion, a miscarriage. Questo voglio spiegarlo meglio. I'm going to explain this better. Silvia, fai te che faccio fatica a sentirlo da lì. Va bene. Bene. Allora, pensiamo come avviene la fecondazione. Let's think about how fertilization takes place. Abbiamo la cellula ovo. We have the egg cell Viene fecondata. that is fertilized. Comincia a dividersi. Starts dividing itself. E ne fa tante. And it makes a lot of cells. Questa si chiama morula. This is called morula. Morula. I hope. Poi a un certo punto la morula si organizza in blastula. At a certain point, the morula gets organized and takes the name of Blastula. blastula. Poi la blastula si organizza in gastrula. Then the blastula gets organized in a different way and is called gastrula. Quindi la forma è questa qui. And has this shape like a bean. Che è la forma tipica dell'embrione. And it is the typical shape of an embryo. Qui abbiamo avuto i 3 pianeti interni fino adesso. Up to now, we had the forces of the 3 inner planets.
E adesso arriva il sole. Now the sun comes. Il sole entra qui. It enters in this curve, Come part, forza. the force of the sun. E si possa dietro Marte, Giove e Saturno. And the sun takes with him Mars, Jupiter, and Saturn. Marte diventa l'endoderma. Mars becomes the endoderma. Sto inventando le parole, spero che siano giuste. Giove diventa il mesoderma. Penso che siano giuste, Silvia, sì. Jupiter becomes what is called mesoderma. E Saturno l'ectoderma. And Saturn the ectoderma. Da cui quindi il sistema nervoso della schiena. From which, from this ectoderma comes all the nervous system of the back, of our back. E qui si forma l'embrione. And in this way, the embryo is formed. Ecco, quindi il sistema planetario agisce in tutto questo processo. So the planetary system acts in this whole process. Poi se volete guardare ancora di più, But if you want to look into it even deeper, però io mi sono fermato qui perché diventa troppo. but I'm going to stop. I'm not going to speak more about this because otherwise we're going to run out of time. Dovreste guardare la forma dell'utero degli You animali. should look at the shape, the form of the uterus. Se ricordo bene, il cavallo ha una forma un po' rettangolare da parallelepipedo. If I am remembering correctly, horses, like the uterus of a horse is more rectangular. È solo l'uomo che ha questa forma qua. And man or women are the only one who have this shape. Questo è lo zodiaco. This is the zodiac. Poi abbiamo Saturno, Then we Giove, have Saturn, Jupiter. Sole, Venere, Mercurio, Non Luna. sento più niente, Silvia, scusami. We have all the planets all the way down towards the Earth. E qui si nasce in terra. And we are born in the Earth. Però i vari animali But the different animals, hanno delle forme diverse they have different forms. a secondo il pianeta principale di riferimento. Dell'animale, quindi l'utero. Different animals have different forms of their uterus according to the planet they refer to. Questa forma è esattamente This shape is exactly alla distanza del pianeta dalla Terra e il diametro dell'orbita. Corresponds exactly to the distance of the planet from the Earth and the orbit of the planet itself. Astronomia, diciamo. We mean, for example, human uterus has the same ratio of the planetarian system. Ed è l'unico. And men or women are the only one to have this specific form that includes all the solar system. Allora, cancello perché mi serve spazio qua. C'è ancora qualcuno o siamo rimasti soli? So, guys, are you seeing the drawings? Because someone tells me that he's not seeing Enzo drawing. Tutti vedete la lavagna perché qualcuno mi dice che non si vede. Va bene, allora adesso thank you. Scrivo ancora i pianeti. Saturno. I'm gonna write again all the planets. Sole. Bene, grazie delle conferme. Thank you guys. All the planets. Qui ci sono i pianeti, li scrivo un'altra volta. And I'm gonna write them again. Allora, questa è l'azione prima, incarnativa. This Enzo è troppo alto, è fuori schermo. Mettilo su. Questa è l'azione prima, incarnativa. This is the first action, the incarnating action. E questa è la seconda. È fuori.
L'escarnativa. And this is the second action, the excarnating action, correct. Perché il processo è questo. The process is this. E qui c'è la Terra. Here down below we have the Earth. Allora abbiamo detto che con la Luna si entra nel tempo. We said that by or through the moon we enter in time. Ed è quando noi nasciamo. And it is when we are born. Ma poi la Luna è anche quando si comincia a uscire. The moon is already when we start going out. E qui torniamo a casa. And with Saturn we go back home. Qui mettiamo spirito. Non si vede. Enzo, ti lo alzo. No, Alzo la videocamera. Lascia stare, ascolta. Sì, non si vede. Aiutami piuttosto qua. Up there we have the spirit. Come si scrive? Spirit. Con la E davanti. No, è spagnolo. Ah, spagnolo. Si apre spagnolo. Allora facciamo la E per gli amici spagnoli. We put the E for our Spanish friends. Bene. Qui c'è tutto un mondo adesso. And here we can see a whole world. Etericamente, Etherically speaking, Saturno impiega 29 anni e mezzo a girare intorno al Sole. Saturn takes 29.5 years to turn to make a spin around the sun. La Luna impiega 29 giorni e mezzo a girare intorno alla Terra. And the moon takes 29.5 days to spin around the Earth. C'è una relazione tra Saturno primo e Luna seconda. There is a relationship between Saturn first and the moon the second. Questo vuol dire medicina. This means therapy. Sì, ma vuol dire anche consociazione. But it means also association of plants. Saturno quindi è lentissimo nel girare intorno al Sole. So we understand that Saturn is very slow turning around the sun. Ma fa un giro, una rotazione su se stesso. But it spins, it rotates on its own. In 6 ore. In only 6 hours. Praticamente una centrifuga. Practically is a centrifuge. Mentre la Luna While the moon ci mostra sempre la stessa faccia. Shows us always the same face. E quindi come fosse ferma. So it's like still. Quindi è proprio è una relazione per opposizione. It is a relationship for opposite aspects. Giove parla con Mercurio. Jupiter speaks with Mercury. Jupiter the first. Marte con Venere. Mars with Venus. Sole col Sole. Sun with Sun. Venere Venus con Marte. with Mars. Adesso è Venere primo con Marte secondo. Now it is Venus the first with Mars the second. Prima era Marte primo con Venere secondo. Before we had Mars the first with Venus the second. Mercurio con Giove. Mercury with Jupiter. E la Luna con Saturno. And the moon with Saturn. Questo nell'ABC, questa è la A. In the ABC, this is just the A. Perché questo è il rapporto eterico. Because this is the etheric relationship. Poi c'è un rapporto fisico. Then there is a physical relationship, È diverso. which is different. Ci sono 2 rapporti animici. There are 2 anemic soul relationships, Che sarebbe di simpatia e di antipatia. which would be sympathy and antipathy. E poi c'è un rapporto spirituale. And then there is a spiritual relationship. Quello spirituale è più facile da ricordare. The spiritual one is the easiest one to remember Perché corrisponde all'evoluzione because it corresponds to evolution e corrisponde ai giorni della settimana. and it corresponds to the days of the week. Sabato, Saturday, antico Saturno. ancient Saturn. Saturday, no? Saturday, ancient Saturn. Oof. Antico Saturno. Poi c'è domenica, Then we have Sunday, che è antico Sole. which is ancient Sun. Poi c'è lunedì, Monday, antica Luna. ancient Moon.
Poi c'è martedì Tuesday e mercoledì, and Wednesday. Marte e Mercurio, Mars and Mercury, le due fasi della Terra, the two phases of the Earth, prima e dopo il Golgotha. before and after the Golgotha. Poi c'è giovedì, Then we have Thursday, che è il futuro Giove. which is future Jupiter. Poi arriviamo a Venere, venerdì, Then we have Friday, Venus, futuro Venere. future Venus. E poi arriveremo a Vulcano e abbiamo finito. And then we will reach Vulcan and we're done. Quindi questo è il dialogo spirituale. This is the spiritual dialogue. Come dire, sabato It's like saying Saturday nutre la domenica. feeds Sunday, nourishes Sunday. Nutrimento spirituale, intendo. Spiritual nourishment. E quello che noi sviluppiamo di domenica nutrirà il lavoro spirituale di lunedì. What we develop on Sunday will nourish Monday on a spiritual level. Bene, facciamo vedere l'altra tabella. Adesso non faccio più niente. Basta. 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 Della luna prima non abbiamo finito, credo. Vabbè, Però va bene. si arrangiano. Ok. Andiamo sul secondo. Allora, questa tabella chi vuole la scarica. So you're going to be able to download this table from the website. Poi io metterò a disposizione anche il materiale. And so we'll also add his notes, which we will translate into English as well. Le tabelle, scusami, le tabelle sono in inglese. So for the English-speaking people, there are the tables in English, but the notes are not yet available. Once they become available, Silvia will upload them. Non so se avremo chi traduce anche il testo in inglese. Se a Jessie avanza il tempo o comunque chiediamo a qualcuno. Io ce l'ho in italiano. Appena Silvia me le manda, inizio. Va bene, domani sera. No, va bene. Va bene, allora qui abbiamo l'azione seconda. Here we have the second action. Facciamo solo un accenno e poi basta. And we're just going to mention it very quickly and then you can read it on your own. Allora siamo su Saturno secondo. So Saturn second. E come logica io avrei dovuto iniziare dalla Luna seconda. As far like logically speaking, I should have started from Moon the second. Sì, però ho deciso di fare diversamente, quindi comincio da Saturno. But I decided to do it differently, and so I started from Saturn. Quindi abbiamo ancora uccelli, topi. So we still have birds, mice. Estro vuol dire il calore, no? Estrus, which is La warm, gravidanza, and pregnancy. che li avevamo già trovati. And we already found them previously. Cambiano i punti di vista. But again, the points of view are changing. Poi avete scritto tempo. Then we have time. Perché qui parlando adesso dell'uomo, qui vado nell'eternità. Speaking of men, up here, and the second part here, I go into the eternity. Qui sono entrato nel tempo terrestre. There I enter into the terrestrial time. Qui esco dal tempo terrestre. Here I exit terrestrial time. E vado nell'eternità. And I go towards eternity. Qui sono entrato nello spazio. Here I entered within space. Qui sono entrato nel tempo. Here I entered in time. Qui sono morto. Here I died. Quindi sono anche fuori dallo spazio. Here I'm out of space. E qui sono nell'eternità. And here I am in eternity. Bene. Questi sono argomenti molto più vasti, ma non possiamo fare, se no stiamo qui 20 anni. These Voi non avete, These are much broader topics, but we can't speak about them right now because otherwise we're going to stay together for 20 years. Non devi tradurre tutto. Infatti non ho tradotto l'ultimo pezzo, solo fino a rimaniamo insieme per 20 anni, poi mi sono fermata. Va bene. Allora, e il midollo anche. Vedi che c'è Okay, scritto so the midollo. arrow. Cosa c'entra il midollo?
What does the marrow have to do with anything? Questo è il midollo degli alberi, This is the marrow of trees, oppure il midollo dentro le nostre ossa lunghe. or the marrow inside of our long bones. No? Anche l'albero ha 7 strati, il tronco ha 7 strati, The trunk of trees have 7 layers, che sono i 7 pianeti. and there are 7 planets. E anche questi 7 strati hanno nell'aspetto primo e secondo. And these 7 layers also have the first and second aspect. Pensavate fosse semplice? You thought that this was going to be easy. Speravo fosse semplice. You hoped that it was easy. Ma se noi vogliamo fare un'agricoltura But if we want to have an agriculture o un allevamento or raising animals che sappia superare queste condizioni difficili, that is able to overcome these difficult conditions e quelle peggiori che arriveranno, and the worst ones that have yet to come, dobbiamo sapere queste cose. we need to know these things. Bene, allora abbiamo detto nel fisico, adesso Okay, in the physical, abbiamo la decalcificazione. descaling. Saturno primo faceva osso, Saturn first made the bone. Saturno secondo decalcifica l'osso. Saturn the second takes the calcium away from the bone, so to speak. Questo sarebbe un uomo, o soprattutto anche la donna, a 60, 70, 80 anni, perde 2 kg di peso di osso. When a man or a woman is 60, 70, or 80 years old, they lose 2 kilograms of bones. That's a lot. Questo lo vedi anche nei denti. And you can see this in your teeth too. Diventano fragili, no? Le ossa diventano fragili. Everything becomes fragile. Eccesso, osteoporosi e rachitismo. In excess, we have osteoporosis. Bene. Enzo, non ti sento più. E eterico? Abbiamo l'ematopoiesi. Enzo, Nell'eterico, mi senti adesso? Mi no, senti? adesso sì. A colpi, Io però. non lo so. Jessie, noi ti Un sentiamo. moment. Sì. Ok. Allora, vabbè, abbiamo finito. E nell'eterico abbiamo l'ematopoiesi. In the etheric, we have ematopoiesis. Formazione dei globuli rossi, vuol dire. The formation of red blood cells. Silvia, mi sa che non sento bene. Ok, vado avanti io, però fammi cenno se non senti, così capisco che anche loro non sentono. Bene, in eccesso abbiamo astenia e cos'è? Energizzazione, cos'è scritto? The excess Eccessivo metabolismo, dai. The excess is energization, lack of movements of enthusiasm, and excess of metabolism. Astrale abbiamo la febbre. Astral, we have fever. E l'andare in calore degli animali. And the normal action is the going into heat of animals. Vi ricordate qual era il preparato di Saturno? Do you remember which one was the preparation of Saturn? Intanto che scrivono io vado avanti. In eccesso abbiamo ancora schizofrenia, febbre, infiammazioni, linfomania. The excess is schizophrenia, fever, inflammations, lymphomania. Sì. E poi nell'io, And in the eye, mancanza di assetto vuol dire centratura. Ecco, io ho trovato mancanza di struttura. No, assetto lack of centering. Sì, centratura sarebbe. E poi mancanza di coscienza. And lack of individual consciousness. Perché te ne stai andando, no? Ti stai scarnando. Because you are escarnating, so you are kind of going away, going out. Jessie, tu senti? Adesso io non sento te però. Va bene. E Ti sento, scusa.
Ecco, l'eccesso e l'entusiasmo. The excess is the enthusiasm. Bene, ve li leggete tutti quanti se volete. You can read them if you want. È tutto scritto. You will find them to E download. c'è anche pianeta per pianeta la descrizione. And planet by planet, you will find the description. Adesso io ho un sondaggio da fare. And now I have a survey to give you. Lo dico in italiano e poi lo dici tu, Silvia? Ce l'hai già preparato? Sì, di corsa. Sì, dillo in italiano, io traduco. Allora, noi abbiamo due possibilità adesso. So guys, we have two possibilities now. O cominciamo la terza conferenza di Koberwitz. Either next time we start speaking about the third conference of Koberwitz. Quindi iniziamo il mondo infinito della proteina. That means we start speaking about the infinite world of protein. Oppure facciamo come dire, un fuori programma. Or, non so come si dice. Or we talk about something that it's a little bit out of topic. Ok, grazie. E siccome abbiamo parlato degli animali in questo modo, And since we were speaking about the animal tonight this way, si potrebbe parlare dell'alimentazione cosmica e terrestre nell'animale. we could speak about cosmic and terrestrial nutrition in animals. Che poi con un po' di fantasia si capisce com'è nella pianta e nell'uomo. That will be easy to understand how it is in plants and man. Cioè, ogni essere vivente ha due tipi di nutrizione. Every living being has two types of nutrition. Una grossolana, chiamata fisica, We can say a rough one called more physical, e una sottile chiamata cosmica. and a subtle one called cosmic. Allora, siccome quando arriverà l'argomento alimentazione degli animali, So since it will come the moment that we will speak about animal nutrition, può passare anche un anno, but it can be a year far from us. sì, perché abbiamo impiegato 4 mesi per fare 2 conferenze, no? Because we took 4 months to speak about 2 E conferences. forse non ci ricorderemo più niente di questo. So probably we will not remember a lot of what we said tonight. Bene, se volete, la prossima volta parliamo di So alimentazione. the question is if next time you want to deepen the nutrition of animals before going forward with the third conference. Sondaggio. Please vote. Lei conferenza. Ragazzi. Third. Yes, because I didn't have enough space to write a lot, so sorry. Just choose the one you prefer. Enzo e Silvia, Sì. io devo tornare al lavoro. Ah, ok. E so che io non posso votare, però io voto per la nutrizione degli animali. Va bene? Ok, stai insieme alla maggioranza dei votanti allora. Ok, bene. Hanno già metà ha già votato e quasi tutti dicono quella. Bene. Ok. Jessie, Ciao ragazzi. Grazie Jessie. Grazie mille. Bacione. Ci Un abbraccio. sentiamo, ciao. Ciao. Dominante, chiediamo. Sì, hanno votato il 70% e di cui il 97% ha votato per la nutrizione degli animali. Benissimo. Allora, va bene. Va bene. È un argomento difficile, I can tell that it is a difficult topic. Però lo facciamo, va bene. But we are going to do it. Bene, ci salutiamo, grazie. Aspetta, chiudo. Ecco qui, this is the result. 98%. So, va bene. okay guys, so next time, animal nutrition, we deepen the topic. Ci salutiamo? Fine serata? Fine serata e la prossima sarà un po' difficile, però molto interessante perché tutti i miti... Next time will be difficult, but very interesting. Perché tutto quello che noi sappiamo di alimentazione praticamente
È puro materialismo, non ti dà la verità. What we know about the nutrition normally is materialistic and doesn't give us the truth. Ok. So Salutiamo. thank you everybody for being here and see you next time. Hasta luego per gli amici spagnoli. Ci dimentichiamo. Never. Kalinikta per i greci e la conosci per gli sloveni. Ecco. Buonanotte. Buonanotte anche a me.